Bentornati a EU-Factor, il nostro appuntamento settimanale con le politiche di coesione europea. Politiche che, come abbiamo già avuto modo di spiegarvi, sono quelle messe in atto dall'Unione Europea per aiutare i territori rimasti indietro dal punto di vista economico, sociale, infrastrutturale o tecnologico a mettersi in pari. Un'operazione nobile che di fatto è partita già dagli anni 70 e serve a tenere l'Europa tutta insieme, tutta unita verso i suoi obiettivi, ma che paradossalmente è poco conosciuta e soprattutto poco apprezzata proprio nei territori periferici in cui la maggior parte di questi investimenti convergono. È emerso anche quest'anno nel consueto rapporto sullo Stato dell'Unione realizzato a Bruxelles e presentato durante la settimana europea delle regioni. Una contraddizione in termini: l'Unione Europea è molto più apprezzata nelle grandi città dove l'intervento delle politiche di coesione è meno necessario e molto meno apprezzato nelle periferie, dicevamo, un po' come è successo con la Brexit, votata in massa nei territori periferici e invece contrastata dalla quasi totalità degli abitanti dei grandi centri. Ovviamente l'Unione Europea cerca di capire quali siano le cause di questo discostamento tra la realtà e la percezione e lo fa conducendo sondaggi e indagini che vertono su alcuni temi principali, il più importante dei quali è la corretta informazione europea, quella che noi cerchiamo di fare in questo progetto, ma anche il suo rovescio, ossia le fake news. E indovinate che cosa è emerso dal rapporto dell'Unione 2022? Emerge che le fake news in politica sono tanto più frequenti quanto sono più lontane da dove viviamo. Sembra una cosa ovvia, ma per l'Europa è un tema molto importante. È difficile che un politico racconti un'informazione non vera se noi possiamo verificarla magari uscendo di casa e facendo pochi minuti a piedi o di bicicletta per andare a vedere i luoghi, i fatti con i nostri occhi. È più facile che lo faccia a livello nazionale, dove però la capacità di replica di chi ha informazioni più accurate, di chi è un rivale politico, è naturalmente maggiore. È molto più frequente, addirittura il 72% delle volte, quando si tratta di informazioni legate all'Europa. Le fake news europee sono molto più frequenti perché sono molto più difficili da verificare da parte di chi non possieda grandi strumenti, banalmente un'ottima conoscenza dell'inglese. E c'è di più. Nel rapporto 2022 sullo Stato dell'Unione Europea ci sono anche dettagli che declinano specificamente i tipi di fake news più percepite da un grande numero di intervistati, circa 9.000 in tutta Europa. Gli hate speech, cioè i discorsi d'odio, sono in qualche modo collegati a informazioni false sull'Unione Europea nel 41,2% dei casi, dicono coloro che hanno avuto questa esperienza qua più raramente rispetto ad altri, e addirittura frequentemente per il 17% degli intervistati. L'idea che un europeo su 7 si senta frequentemente raccontare bugie sull'Unione Europea come chiave per scatenare l'odio verso una minoranza, ad esempio, è qualcosa di molto preoccupante. La percentuale sale ulteriormente quando si tratta dell'influenza sulle prossime elezioni locali o nazionali, che è un altro modo per dire che molto spesso l'Europa è l'oggetto contro cui viene puntato il dito per cercare di raccogliere consenso, forse sapendo che la popolarità dell'Unione Europea in molti territori non è poi così grande. Tutta questa mole di fake news ha portato a una reazione inevitabile, quella del cosiddetto debunking, ossia della verifica sistematica di quali informazioni siano false. Alcune sono addirittura mitologiche, ad esempio sul fatto che per portare le zucchine sul mercato europeo debbano essere di una certa lunghezza in centimetri, ovviamente una falsità, ma diventata molto popolare e data per vera da molte persone. E allora sono nati sistemi strutturati per verificare le fake news e la cattiva informazione europea e non soltanto. Ad esempio in Italia c'è IDMO, un progetto interessante curato dall'Università Luis Guido Carli. IDMO sta per Italian Digital Media Observatory, cioè osservatorio digitale dei media italiani. Come potete vedere, questa collaborazione universitaria e anche con RAI porta ad approfondimenti specifici sui temi più ovvi di disinformazione, ad esempio la guerra in Ucraina o la contropropaganda russa, che è un po' uno dei due fronti aperti sulla questione, ma indaga ad esempio anche sugli strumenti utilizzati per diffondere la disinformazione. Qui viene menzionato TikTok per raccontare informazioni false sul tema della salute e naturalmente, come vedete dalla fotografia, una grande proliferazione di informazioni false sulla salute è seguita allo scoppio dell'epidemia da Covid-19. Un sistema complesso che analizza dati e li presenta in modo inconfutabile. Una curiosità: com'è cambiato, ad esempio, Twitter da quando il magnate Elon Musk lo ha acquistato? C'è un dato molto specifico che lo indica, raccolto da IDMO, dagli studenti della Luis Guido Carli, e in questo caso è un dato che lascia scioccati. Da quando Elon Musk ha acquistato Twitter, twittando che l'uccellino è finalmente libero,
i siti, le pagine su Twitter di disinformazione hanno aumentato il loro traffico di oltre il 57%, che non è poco. Informazione e disinformazione sono due facce della stessa medaglia, lo abbiamo detto. Il progetto di Girigio, che tra le altre cose permette a EUFactor di esistere e ci conferisce la nostra missione, è un progetto che coinvolge redazioni e professionisti in tutta Europa per fare una buona informazione europea, ma non necessariamente un'informazione buona. Anche gli aspetti critici sono molto importanti da sottolineare. Ne siamo convinti noi e ne è convinta anche Ruth Krause, che per il canale televisivo tedesco Deutsche Welle sta realizzando un progetto anche critico sulla qualità delle politiche europee e proprio sull'efficacia di queste politiche nella loro percezione da parte dei cittadini. We see that there is really a gap in terms of knowledge. Noi crediamo ci sia un grande gap tra la conoscenza delle politiche europee di coesione e il reale impatto che queste hanno sulla vita delle persone. Realizzeremo un documentario, uno speciale TV e contenuti video sui social media per spiegare come ogni singolo progetto finanziato coi fondi di coesione europea ricade sulla vita di tutti i giorni. L'impatto positivo, ma anche gli aspetti oscuri, critici. Sarà un'indagine anche critica per capire in particolare se l'Europa può comprare, per così dire, l'amore delle piccole comunità con questi fondi, cambiando la loro percezione dell'Unione Europea e del suo ruolo nelle loro vite. Can you buy love? Generalmente Deutsche Welle si rivolge alle persone giovani, non dico solo quelle dai 15 ai 30 anni di età, ma soprattutto quelle. In particolare ci rivolgiamo a loro coi contenuti social e anche col documentario che verrà pubblicato su YouTube. Try to target younger people with that. State studiando le politiche di coesione europea? Guardate che vi interrogo, Anzi, l'abbiamo già fatto in realtà, l'abbiamo fatto a degli studenti preparati, ad essere interrogati, non preparatissimi come molti di noi, sul tema delle politiche di coesione europea, eppure sono studenti meritevoli, ben informati, sono i vincitori del progetto Bella Copia 2022, studenti che si sono inventati attività economiche basate sul sistema cooperativo per realizzare i loro sogni e portare i loro cambiamenti nel mondo. Abbiamo provato a chiedere loro se hanno mai valutato di finanziare questi progetti richiedendo fondi di coesione europea e sentiamo cosa ci hanno detto. Nel progetto Bella Copia abbiamo ideato un'applicazione che intende agevolare l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico e quindi disincentivare l'utilizzo dei mezzi di trasporto privato, quindi evitando l'inquinamento. Abbiamo scelto di prendere come punto di riferimento un edificio ormai abbandonato, la fabbrica Bormioli, per la produzione del vetro e inserire un centro polifunzionale ristrutturando questo spazio, Abbiamo creato una vernice che, basandosi sul processo di fotocatalisi dovuto al biossido di carbonio, è in grado di assorbire i gas nocivi e lo smog presenti nel traffico e di mitigarli poi in ossigeno. Abbiamo inventato un'impresa cooperativa chiamata Rosem che lavora nell'ambito dell'ecomoda e principalmente forniamo marketing nell'ambito appunto dell'ecomoda. Siamo qui a proporre il nostro progetto Pilambiente, che è un macchinario che si preoccupa per il riciclo delle batterie e delle pile. Potreste chiedere al Comune di Parma di chiedere dei fondi di coesione europea. Tu lo sai cosa sono i fondi di coesione europea? No. Sai che potreste chiedere di finanziarlo con i fondi di coesione europea? Lo sai cosa sono i fondi di coesione europea? No. Sono i soldi che l'Europa dà ai territori che sono rimasti un po' indietro per mettersi in pari con gli altri. In generale tutti i progetti di sviluppo. Magari potreste chiedere. Non ci avevo pensato, sarebbe una bella idea. Potreste anche chiedere dei fondi per finanziare il progetto e collegare meglio la provincia di Piacenza. Assolutamente sì. Davvero straordinari i lavori di questi studenti, torneremo a interrogarli, torneremo a interrogarvi sulle politiche di coesione europea, però intanto nella prossima puntata vi portiamo in montagna, visto che il periodo è anche quello ideale. Intanto EUFactor termina qui e vi diamo appuntamento alla settimana prossima per una nuova pillola di coesione europea.